Buon pomeriggio a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Torniamo sul caso Petardo di Cremonese Inter perché sono arrivate le decisioni sia del Viminale nella giornata di ieri, sia del giudice sportivo proprio qualche ora fa. Andremo quindi a vedere l'Inter a quali sanzioni va incontro e perché invece non sono state applicate le sanzioni che invocavano i tifosi avversari, che piuttosto che punire la gravità del gesto pensavano a come l'Inter potesse essere danneggiata dal punto di vista sportivo in primis. Quindi invocando magari lo 0-3 a tavolino, invocando le trasferte vietate fino a fine anno e eccetera, insomma. Partiamo dal fatto che è stato un gesto di una gravità assoluta e che vanno fatti nuovamente i complimenti ad Audero, che non ha pensato ad avvantaggiarsi dal punto di vista sportivo, ma appunto non ha enfatizzato le conseguenze di quel petardo, che solo per fortuna, ecco, non sono state particolarmente gravi. Iniziamo da quello che è stato deciso. Il Viminale ha bloccato le trasferte ai tifosi interisti per 3 partite. Da queste 3 partite, quindi fino al 23 marzo, è escluso il derby. Non perché si debba favorire l'Inter, ma perché nel derby non c'è spostamento di tifoserie. Il derby, per quanto sia Milan-Inter, porta i tifosi nerazzurri ad occupare abitualmente, come accade di solito appunto, il secondo anello verde. Quindi le 3 trasferte vietate sono quella contro il Sassuolo, Lecce e Firenze. Il giudice sportivo invece si è espresso proprio qualche ora fa e andiamo a leggere anche quali sono state le decisioni. Ammenda di 50.000 euro e diffida specifica alla società Inter per avere suoi sostenitori nel corso della gara lanciato sul terreno di gioco vario materiale pirotecnico, petardi e fumogeni. In particolare al terzo del secondo tempo lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara. Rilevato che pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo giudice debba adeguatamente valorizzare in senso attenuante il comportamento disponibile e collaborativo della società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto, nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto, evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che in attuazione della difesa specifica, a ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'articolo 26,3 della giustizia sportiva, una o più delle sanzioni previste dall'articolo 8,1. Praticamente l'Inter ha ricevuto una diffida, se dovesse verificarsi di nuovo si andrà incontro ovviamente a dei provvedimenti più gravi come può essere la chiusura di un settore, una gara a porte chiuse eccetera. Arriviamo al perché non vengono applicate le sanzioni che invocavano i tifosi avversari. In primis c'è stato un gran plebiscito che invocava lo 0-3 a tavolino e anche lì ci sono state tante affermazioni praticamente fantasiose, dove l'Inter non veniva punita secondo questi tifosi perché c'era Marotta, perché era protetta e che insomma qualsiasi altra società sarebbe stata punita con la sconfitta a tavolino. Sconfitta che non è prevista dal regolamento, perché la partita è proseguita regolarmente, non c'è stato ad esempio un fitto lancio di petardi o di fumogeni in campo che ha portato alla sospensione della stessa. Tra l'altro Audero, al quale ecco poc'anzi ho fatto i complimenti, non ha potuto continuare normalmente la partita, quindi insomma non c'era nessun presupposto per lo 0-3 a tavolino, neanche il dubbio che il giudice sportivo optasse per tale decisione. Arriviamo poi invece a quella che il giudice sportivo ovviamente ha dato un'ammenda di 50.000 euro e la diffida. Arriviamo a perché i tifosi dell'Inter hanno le trasferte bloccate fino al 23 marzo e naturalmente il paragone è stato fatto subito con i tifosi di Napoli, Fiorentina, Roma, Lazio, eccetera, che hanno invece le trasferte bloccate fino a fine anno. Partiamo da un presupposto. Per me punire un'intera tifoseria per colpe di 50, 100, 150 individui non è mai un qualcosa di corretto, andrebbero sempre ricercati i diretti responsabili, perché anche bloccare le trasferte fino a fine anno, faccio un esempio, ai tifosi del Napoli, va a danneggiare tanti tifosi per bene, che magari volevano seguire la propria squadra in trasferta o che magari vivono nelle città in cui va a giocare la propria squadra e non potranno farlo senza avere alcuna colpa. Però perché ci sono delle situazioni diverse. Le situazioni che hanno portato al blocco delle trasferte fino a fine campionato di questa società
sono scontri avvenuti in autostrada. In primis c'è la premeditazione, cosa che non c'è nel gesto assurdo fatto a Cremona, e quindi chiaramente quando c'è premeditazione in ogni campo giuridico c'è comunque un trattamento diverso. Il secondo punto è stato che non si è trattato di un gesto individuale, non c'è stato uno o due responsabili che insomma hanno fatto una follia, hanno fatto un'assurdità, ma si è trattato comunque del gesto di un gruppo cospicuo di tifosi. Adesso ovviamente che siano stati 50, 100, 200, ma è comunque stato un gruppo cospicuo di tifosi, e quindi è chiaro che un conto è la follia dell'individuo, un altro conto è quando c'è un gruppo di tifosi che blocca un'autostrada, che quindi mette a rischio anche il normale transito di veicoli che appunto non c'entravano nulla con gli scontri, e che attende l'altra tifoseria per scontrarsi. È chiaro che ci sono delle grandi differenze se è l'azione di un singolo oppure se è l'azione comunque di un gruppo cospicuo di persone. E il terzo punto è stato che l'Inter ha collaborato subito con le autorità per identificare il o i responsabili. Tra l'altro, ecco, poi aperta e chiusa parentesi, è venuto fuori che il responsabile non era il ragazzo che si è ferito la mano, ma un altro 19enne che appunto ha lanciato il petardo ed è stato anche ecco, arrestato grazie alle telecamere all'interno dello stadio. Però l'Inter ha collaborato subito, si è dissociata dai fatti, ha collaborato subito con le autorità per identificare i responsabili, e appunto nella figura di Marotta aveva sottolineato che l'Inter attuerà delle misure per far sì che i responsabili non entrino neanche a San Siro, cosa che le altre società non hanno fatto. Chiaramente erano anche situazioni diverse, chiaramente forse le altre società erano anche impossibilitate a farlo, su questo non c'è dubbio, ecco, non dico che ovviamente il Napoli, la Fiorentina o la Roma abbiano appoggiato i facinorosi, però in ogni caso, ecco, va data comunque l'attenuante che l'Inter si è subito messa in campo per identificare i responsabili, ha aggiunto che saranno bloccati anche a San Siro, quindi insomma un qualcosa che non era previsto né dal Viminale né dal giudice sportivo, ma parte dalla società, e che ci sono state subito dichiarazioni per insomma distaccarsi da quanto avvenuto, cosa che non hanno fatto naturalmente il Napoli, la Fiorentina, la Roma. Ecco, i responsabili degli scontri avvenuti sulla 1, forse una piccola parte saranno stati identificati, ma gran parte magari non sono stati neanche identificati, e allora è chiaro che poi le decisioni debbano essere diverse. Anzi, se vogliamo dirla tutta, si fa anche fatica a comprendere il perché i tifosi dell'Inter debbano avere 3 partite senza i settori ospiti, senza la possibilità di seguire la squadra in trasferta. È vero, non per la gravità del fatto, ma perché sono stati già individuati i diretti responsabili. Chi aveva comunque un petardo che poi non ha lanciato ha ferito solo se stesso, chi ha lanciato il petardo, ecco, sono stati individuati. Perché per questi 2 responsabili, o forse uno solo perché poi l'altro forse aveva intenzione ma non l'ha neanche lanciato il petardo, devono pagare tutti gli altri tifosi? Se vengono puniti i diretti responsabili, non ha più senso che si vanno a punire altri 1000, 2000, 5000, 10.000 tifosi. Quindi insomma anche qui, ecco, non è che ne stiamo punendo magari 2000 per insegnare a quei 2, per educare quei 2. Sono stati puniti quei 2, e poi in più sono stati puniti anche altri 3, 4, 5.000. Quindi insomma anche questo è un po' un qualcosa che trova una poca spiegazione, e quindi insomma possiamo accettare anche queste 3 partite senza tifoseria, però chiaramente ci sono tante differenze rispetto ai fatti avvenuti con altre squadre. Chiudo anche sottolineando un altro aspetto. Come ha detto il dirigente del Sassuolo Carnevali, le partite col settore ospiti chiuso non vanno a danneggiare soltanto l'Inter, danneggiano anche le società di casa, che grazie ai tifosi interisti, così come naturalmente capiterà anche quando dovranno ospitare Napoli, Fiorentina, Lazio, eccetera,
riescono a riempire i settori ospiti e molto spesso i settori ospiti hanno anche dei biglietti alquanto cari, magari biglietti che vanno dai 50-60 euro. Per un settore ospite consistente naturalmente rappresenta un introito importante per queste società. Non metto tanto la Fiorentina che ha comunque il settore ospite a capienza ridotto in questo periodo per i lavori al Franchi, ma per Sassuolo e Lecce erano entrate consistenti e queste società non potranno fare o non potranno avere questi introiti per delle decisioni ovviamente che non sono state insomma dovute a loro o ai loro tifosi. Quindi è chiaro che ci sono ecco, delle dinamiche che secondo me non dovrebbero funzionare. Io non penalizzerei mai un'intera tifoseria, bisogna sempre individuare i diretti responsabili, che siano interisti, che siano tifosi del Napoli, che siano tifosi della Roma o di qualsiasi altra squadra. Tra l'altro, e con questa chiudo, la sicurezza allo Stadio Zini non era responsabilità dell'Inter, ma era responsabilità della Cremonese, quindi non possiamo neanche incolpare l'Inter per dei controlli che sono stati troppo blandi. Ragazzi, aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti. Ovviamente, ecco, abbiamo analizzato un po' il tutto, anche in risposta ai tanti tifosi che ci stanno nuovamente accusando di Marotta League, di essere protetti, di essere difesi, però si sa, l'Inter in testa alla classifica a tanti dà tremendamente fastidio e quindi poi escono fuori queste idee scellerate, oserei dire. Confrontiamoci, come detto, nella sezione commenti. Io, come sempre, vi lascio con un gran bel Forza Inter.